Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere alcuni articoli come materiali di consumo che ho preso per la mia nuova mini smerigliatrice di casa Bosch, che poi adesso vediamo. In questo caso sono delle lame da taglio, diciamo quelle classiche con diametro da 76 mm. Buttiamo via la plastica così non ci serve. In questo caso sono per il taglio di metallo sostanzialmente, e sono abbastanza classiche. Adesso io non riuscirò a provarle, però a vederle così non mi sembrano male. Adesso, così giusto per fare anche un piccolo confronto, prendiamo il mio Bosch, così facciamo anche un confronto con le lame originali. Allora, in questo caso le lame le ho prese anche su AliExpress, per cui tutto sommato esattamente queste sono quelle originali, queste sono le compatibili. Dal punto di vista del diametro sapevo che questa era un po' più piccola perché è una 75 e non una 76, però diciamo l'attacco è assolutamente lo stesso, anzi a differenza delle Bosch queste hanno anche un bel anello in metallo che dovrebbe garantire, diciamo, una migliore presa. Però onde evitare di fare casini andiamo anche a provarli. Se riesco anche a sbloccarla è meglio. Ok, andiamo a vedere anche se la sede è la stessa oppure no. E qui già ecco una cosa che non mi piace, è che effettivamente non entrano molto bene. Questo già è un piccolo problema, perché se andiamo a prendere una delle originali invece entrano perfettamente. Qui invece direi proprio di no, nulla che poi non si possa risolvere con, però vederla così non è bellissima la cosa, per cui direi che forse non sarebbe proprio il caso di usarle. Comunque facciamo, sì, esatto, no, decisamente non vanno bene ed è un vero peccato, per cui ecco, sappiate che questo tipo di lama purtroppo non è compatibile con l'utensile di casa Bosch. In questo caso stiamo parlando del GUS 12V76 e questo è già una cosa che peccato. Va bene, spero comunque vi sia stato utile lo stesso questo video, diciamo almeno per evitare di comprare qualcosa che effettivamente non va bene, e niente, come al solito comunque vi lascio il link così sapete cosa non comprare, e soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un like. In ogni caso vi aspetto sotto nei commenti. Grazie e alla prossima.